e invito il professor Fernando De Benedictis che ci parlerà di un quizzing con un titolo molto ermetico, tra fischi per fiaschi e di fischio di fischio. Te lo sei inventato di notte? Come stai? Grazie ad Attilio per l'invito e grazie al moderatore per la parola. Devo dire che il titolo di questa relazione si deve soltanto alla fervida fantasia di Attilio Boner. Però io credo che questo titolo un po' bizzarro abbia delle radici molto profonde e oggi cercherò in qualche modo di enucleare un po' le motivazioni che hanno indotto Attilio a darmi questo titolo di questa relazione. Esistono sicuramente degli errori ideologici ed anche un certo conformismo quando noi ci avviciniamo ad un bambino che ha un wheezing, e questo è una evenienza molto frequente nei nostri ambulatori. Questo sillogismo che crea l'assioma che vi mostro, credo che derivi da una certa dose di ignoranza, sostanzialmente, anche da un certo qualunquismo comportamentale. Nel numero di domani che uscirà di Archives Disease in Childhood c'è un articolo molto interessante di John Warner, Imperial College di Londra. John Warner è stato, chi non lo sa, uno dei maestri di Attilio. In questa sua riflessione lui sostanzialmente dice che tutte le linee guida che sono state fatte sull'asma, se ne parlava ieri a cena con Elio, le consensus conference, i workshop, le migliaia di parole che sono state spese non hanno modificato sostanzialmente l'outcome di questa malattia. Ed è in qualche modo anche quello che io scrivevo qualche anno fa, in cui tutti gli sforzi educativi che sono stati effettuati per migliorare l'approccio diagnostico in una malattia così comune come l'asma non hanno modificato questa radicata forma mentis nella nostra pratica quotidiana, che tutto quello che fischia è asma. E la letteratura è zeppa di report di adulti e di bambini, i quali hanno ricevuto una diagnosi erronea di asma e sono stati conseguentemente trattati con dosi inefficaci e potenzialmente pericolosi di farmaci antiasmatici. E non solo. Perché quando parlo di questo argomento mi si apre un velo di tristezza e anche di profondo dolore per essere stato chiamato da un giudice a valutare il comportamento medico in relazione a una diagnosi errata di asma che ha portato a morte il bambino. E che questo non sia una condizione così rara sostanzialmente, lo dice anche Andy Bush, un altro grande della pneumologia, anche lui, Imperial College di Londra, che in questa sua recente articolo, questo concione sugli steroidi che vengono utilizzati in maniera erronea nell'asma, dice che i frutti di questo approccio sconsiderato
a volte nei confronti dei bambini, sono ben chiari alla corte, al coroner, quando si tratta appunto di un bambino morto. I sintomi respiratori sono molto frequenti in età pediatrica, lo sappiamo tutti, questa è la nostra esperienza quotidiana. E questi sono classificati sostanzialmente quelli che sono i principali rumori respiratori. Allora escludiamo gli ultimi tre: tirare su con il naso, il grunting, che è quel rumore che si ha soprattutto nelle bronchioliti quando nella parte finale dell'espiro si cerca di aumentare quella che è la pressione positiva per favorire la respirazione, e il russamento, che escono fuori da questa discussione. Ma soffermiamoci un po' sui primi tre: il rattling, lo stridor e il wheezing. Il rattling è un rumore molto comune, quello, no? Il rumore di pentola che bolle, o la raganella, la rantega, mi sembra che si chiama da queste parti, eccetera, e che è legata, come diceva Ahmad poco fa, alla presenza di secrezioni nell'interno delle vie aeree. Può benissimo far parte di una normale bronchite, ovviamente la si lascia stare, però qualche volta, giustamente diceva Ahmad, i sintomi durano, allora hanno bisogno, può essere una bronchite batterica protratta, e quindi hanno bisogno di cose ben diverse, magari di un trattamento antibiotico ben fatto, più che trattamenti insensati, a volte con steroidi. Ma è un rumore sostanzialmente umido, non c'è nulla di ostruzione. Lo stridore e il wheezing invece sono dei rumori legati essenzialmente a un fatto ostruttivo. E ci sono delle condizioni, le conosciamo tutti, predisponenti nel bambino, soprattutto nel bambino piccolo, a che le vie aeree si ostruiscano, sia per quanto riguarda le vie aeree superiori. C'è una diminuzione di quello che è il tono muscolare, l'anatomia, lo ha detto anche Ahmad, delle vie aeree del bambino è diversa da quella dell'adulto, e c'è appunto una tendenza al collasso delle vie aeree. E lo stesso per le vie aeree inferiori, c'è una aumentata resistenza delle vie aeree inferiori. Detto così, questa è veramente la parte cosmetica delle cose. In realtà bisognerebbe risalire indietro a tutti gli studi che hanno dimostrato questo. Attilio e gli altri della mia età se lo ricorderanno sicuramente. Alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, il gruppo dei fisiologi della McGill University a Montreal hanno fatto delle cose incredibili per dimostrare tutto questo. Preso dei bambini morti, gli hanno ficcato dei cateteri nelle vie aeree fino alla 18ª generazione dei bronchi, hanno visto che poi questo non erano diversi da quelli degli adulti. Poi hanno gonfiato questi polmoni e hanno visto che la conduttanza era diversa da quello degli adulti. Quindi, detta così, questa diapositiva è molto superficiale, ma c'è un significato profondo dietro questo. C'è anche una aumentata compliance delle vie aeree, della trachea e dei bronchi, che tendono a collassare. Il recoil elastico del polmone, cioè la forza con cui il polmone si contrae, è minore nel bambino perché ci sono molte meno fibre elastiche. Mancano i canali di ventilazione, per cui se c'è un'ostruzione da un lato e ci sono i canali dall'altro, ci può essere una ventilazione supplettiva. La gabbia toracica lavora in un modo svantaggioso anche per una minore forza muscolare, e soprattutto il diaframma non è piatto come nell'adulto, ma è posizionato in maniera obliqua, e questo naturalmente non facilita le cose. Quindi vedete, ci sono motivazioni profonde. Una volta, con una diapositiva come questa, non ci si faceva una relazione, ci si faceva un congresso ai tempi nostri. Da dove origina il suono, un rumore respiratorio? In condizioni normali il respiro è silente, perché il flusso è laminare, non si sente rumore. Ma il suono
diventa udibile quando il flusso aereo aumenta in velocità. E questo può accadere per due condizioni. O perché io aumento la ventilazione, la quantità di aria che mobilizzo in quella unità di tempo, per esempio, respiro così, non sento niente, ma se io faccio, io non ho un'ostruzione, però il rumore lo sento perché aumento la velocità dell'aria nella stessa unità, nello stesso passaggio. Oppure il rumore si può generare perché c'è una ostruzione delle vie aeree, c'è un restringimento, ovviamente, l'aria cross-sezionale è diminuita e la velocità deve aumentare. In questo, e perché questo accade, ci aiuta la fisica. Uno dei principi della dinamica dei fluidi, la legge di Passey, forse voi ricorderete, dice che quando io ho un restringimento, la pressione che io devo generare per favorire un identico passaggio di un fluido, liquido, anche l'aria è un fluido, è un gas ma è un fluido, è inversamente proporzionale alla quarta potenza del raggio. Quindi significa che se io voglio mantenere costante la portata, cioè il passaggio di aria del fluido nella stessa unità di tempo, devo aumentare fortemente quello che è la pressione, e quindi immaginate che questo ovviamente genera un movimento molto, molto importante. Ma non solo. C'è un altro principio, che è il principio di Bernoulli, che è lo stesso principio, dov'è Cantar, per cui funzionano gli aerosol. Arriva l'aria veloce con il tubicino dove ci sta il liquido, nel punto successivo all'ostruzione si crea una depressione, l'aria viene succhiata e si vaporizza. Che cosa dice il principio di Bernoulli? Che se io ho una ostruzione, a valle della ostruzione si genera una ridotta pressione e quindi un ulteriore restringimento. Ed allora, se è vero che il bambino ha vie aeree più collassabili di un adulto, è chiaro che se io ho un'ostruzione, subito dopo l'ostruzione le vie aeree si collassano ancora di più. Si crea dunque un circolo vizioso. Che cosa succede quando io respiro? Quando io respiro, vedete, la pressione dell'aria è uguale a 0 e in condizioni normali, al termine di una normale espirazione, il polmone è collassato nell'interno delle vie aeree, anche lì la pressione è uguale a 0. Ma la pressione nell'interno della pleurica è negativa, perché da un lato c'è il polmone che tende a contrarsi, dall'altro invece ci sono le forze, le vedete indicate, della gabbia toracica muscolare che tendono ad espandersi. Quindi nell'interno della pleura si genera una pressione negativa. Quando io inspiro, la ispirazione è un fenomeno attivo ovviamente, ecco che la pressione negativa all'interno della pleura aumenta ancora di più perché io faccio uno sforzo muscolare e si crea dunque una pressione negativa anche nell'interno degli alveoli, delle vie aeree. Pressione 0 a livello dell'atmosfera, pressione negativa nell'interno delle vie aeree, l'aria entra. Quando io respiro succede la cosa esattamente opposta. Ho un aumento della pressione nell'interno delle vie aeree, la pressione intraalveolare diventa positiva, pressione ambientale 0, l'aria esce. E questo è un fenomeno fisiologico. Ma che cosa succede alle vie aeree durante le fasi della respirazione? Quello che abbiamo visto prima è l'aria che entra. Ma le vie aeree come si comportano? In condizioni normali. Allora, se io ho nella ispirazione una pressione negativa nell'interno delle vie aeree, devo avere la stessa pressione ovviamente sia nelle vie aeree intratoraciche sia nelle vie aeree extratoraciche. È un problema di uniformità. Ma se la pressione delle vie aeree
se la pressione ambientale è 0 e la pressione delle vie aeree extratoraciche è negativo, durante la inspirazione le vie aeree extratoraciche si riducono, tendono appunto a collassare. In condizioni fisiologiche questo è appena percettibile, ovviamente, ma questo le vie aeree extratoraciche tendono a restringersi. La cosa opposta accade in espirazione. Io espiro, aumento quello che è la pressione endotoracica, c'è una pressione ovviamente positiva all'interno delle vie intratoraciche, lo stesso accade nelle vie extratoraciche e dunque nella espirazione le vie aeree extratoraciche, in rapporto a quello che è lo zero ambientale, tendono a dilatarsi in maniera molto molto lieve, appena percettibile, ma fisiologicamente accade così in condizioni normali. Che cosa accade in condizioni anormali? Allora vedete che se io ho una riduzione, una stenosi a livello delle vie aeree extratoraciche, devo fare uno sforzo superiore, ovviamente muscolare, per far entrare aria, la pressione negativa è ancora più negativa, quindi ancora più aria deve entrare, si crea un'aumentata velocità, si crea dunque una turbolenza del flusso e si ha un rumore. Questo rumore si chiama stridore. E considerate anche che se io ho un'ostruzione, ovviamente, a valle di questa ostruzione, qualunque essa sia, si ha un ulteriore restringimento legato al fenomeno di Bernoulli, per cui che vi ho precedentemente detto. Una cosa completamente diversa accade nelle vie extratoraciche. Io ho l'asma, aumento quello che è la pressione nell'interno del torace, sono costretto ad aumentare la pressione perché la forza del recoil elastico del polmone, se c'è un'ostruzione delle piccole vie, non è in grado di far passare l'aria. Quindi io mi devo sforzare, perché altrimenti l'aria resta intrappolato. Mi devo sforzare, devo aumentare quello che è la pressione. E questo naturalmente aumenta la presenza, la pressione positiva all'interno delle vie aeree e naturalmente questo fuoriesce e dà appunto un rumore espiratorio che è il wheezing. Ed è importante avere le idee chiare su questo aspetto se non si vogliono correre pericoli e passare guai. Quando noi incontriamo un genitore, tutti dicono: ma il bambino fischia. Momento. Allora bisogna far riferimento anche a tutti gli studi che ci sono stati in merito. Gli studi dicono che la corretta definizione da parte dei genitori di un suono non esiste. I genitori sbagliano. Non bisogna fidarsi di quello che dicono, perché molti genitori classificano come wheezing quello che wheezing non è. Quante volte vi accade, no? Magari hanno il rating, il bambino fischia, ma bisogna fare ovviamente attenzione. Però se voi ai genitori dite: ma secondo lei il rumore viene da qui o viene da giù? Allora molto frequentemente i genitori cambiano idea, no, è come è così, e vi danno delle localizzazioni precise. Certo, è importante anche che noi glielo dimostriamo questo, che facciamo proprio la mimica, che dimostriamo se è un rumore inspiratorio o un rumore espiratorio, perché la fase in cui si ascolta un rumore è essenziale per fare una diagnosi. Adesso, ai tempi nostri no, perché non eravamo così fortunati come i giovani di ora. Adesso esistono i telefonini, uno gli dà il telefonino: signore, registri quello che accade al bambino, ve lo portano e sono tutti contenti. Quindi attualmente si è anche aiutati da questa possibilità. Ma confermare questo report di un rumore respiratorio da parte di un medico non è, a mio parere, soltanto un mero esercizio intellettuale, ma è davvero lo spartiacque tra quello che è un atto medico razionale
e penso al bambino morto per una diagnosi errata di asma, oppure a un atto medico senza attenzione. Allora noi siamo stati bravi, abbiamo capito quello che è la fase del respiro, è nella fase espiratoria, quindi è wheezing, abbiamo magari simulato, abbiamo visto il video che il paziente ci ha portato e siamo sicuri, vabbè, questo è un rumore respiratorio, è wheezing. E allora? Cioè che cosa si nasconde dietro questo rumore? E allora ci viene in aiuto la musica. Io ho avuto sempre un rapporto molto conflittuale con la musica. Mia madre era una pianista e mi costringeva da bambino a lunghissimi pomeriggi a fare il solfeggio e a suonare il pianoforte. Io sentivo i bambini che giocavano per strada a pallone e mi distraevo e giù scapaccione, fino a quando disperata ho detto vabbè, basta, vai a giocare a pallone. È stato uno dei miei più grandi rimpianti della mia vita, quello di non aver continuato a studiare musica, però dei concetti essenziali mi sono rimasti. Com'è l'altezza di un suono? Sono alti e sono bassi, e giù scapaccioni. No! Il suono è acuto e grave. La frequenza alta o bassa è la frequenza dell'onda. Se io ho una frequenza molto elevata, io ho un suono acuto. Se io ho una frequenza molto bassa, io ho un suono grave. Allora, se io ho un tubo e suono e soffio in questo tubo, il tubo è unico, io ho la stessa frequenza. Ma se io ho più tubi di diversa grandezza, io ho delle frequenze diverse perché sono legate alla diversa grandezza, diametro del tubo. In realtà non è soltanto il diametro, è anche la lunghezza, vabbè, ma insomma sono sottigliezze. Ma pensate all'organo, no? Vedete l'organo, quante canne ha? Allora, negli strumenti a fiato è importante questo aspetto. Quindi ricordatevi questo aspetto particolare. Perché? Perché quando io ho una ostruzione, per esempio nell'asma, delle vie aeree, l'asma delle vie aeree periferiche, dicevo alle mie specializzande, da dove viene il wheezing nell'asma? Dalle vie aeree periferiche, giù bacchettate. No! Nell'interno delle vie aeree periferiche il flusso è laminare, ma siccome le vie aeree sono ostruite, io devo fare uno sforzo per fare uscire l'aria, ho una compressione dinamica delle medie e grandi vie aeree. Quelle che si chiudono sono i bronchi. Il rumore del wheezing nell'asma non viene dalle piccole vie aeree, viene dai bronchi di maggiore calibro. E siccome i bronchi sono di diverso calibro, di diversa lunghezza, ecco che la musica abbiamo una frequenza diversa di suoni e il suono diventa musicale, come in un concerto. Diverso è quando noi abbiamo invece una condizione di ostruzione. Prendete un vasanomalo, prendete un corpo estraneo, prendete un tumore che comprime su un unico tubo, su un'unica via aerea. In questo caso ovviamente la frequenza è unica e quindi il rumore, abbiamo sempre un wheezing, ma la frequenza è unica, è un wheezing non polifonico, ma è un wheezing monofonico. E che cosa accade invece nelle vie aeree extratoraciche nell'ostruzione? Abbiamo, avevo detto, un'ostruzione alta. Vedete subito dopo l'ostruzione come si restringe ancora di più? Questo è legato a quel concetto che vi ho detto prima. Ovviamente la pressione negativa all'interno delle vie aeree per lo sforzo che noi dobbiamo compiere è molto elevata e abbiamo questo rumore, questo stridore che è aspro ed è molto forte. Il wheezing potete non ascoltarlo, dovete mettere magari il fonendoscopio, a meno che non ci sia un'ostruzione molto grave, ma lo stridore lo ascoltate da qui a lì. Allora le cause di wheezing nel bambino sono tantissime.
Lo vedete, non c'è bisogno di stare qui a discutere, ad elencare, non soltanto l'asma e il wheezing, ma tutta una serie di condizioni, la bronchiectasia, la fibrosi cistica e quant'altro, la discinesia ciliare, e tutta una serie anche di condizioni non generalizzate, ma dove ci sono delle anomalie strutturali, compressione da parte di grossi vasi, a volte malattie cardiache, e non dimenticate, diceva anche Ahmad, l'ha citato a un certo punto, le disfunzioni delle corde vocali. Non c'è nulla di organico, è tutto ed esclusivamente funzionale. E queste cose accadono, ma accadono anche negli ospedali di terzo livello, pediatrici, di eccellenza come il mio, come è stato il mio, dove sono arrivati visti di persona, bambini in pronto soccorso con difficoltà respiratorie, wheezing, stridore, eccetera, magari 100% di saturazione, sono finiti in rianimazione intubati con la diagnosi di asma grave, anche negli ospedali pediatrici di eccellenza, tra virgolette. E queste sono le cause principali di stridore, vedete, eventi malformativi a livello delle prime vie aeree, tutte le condizioni infiammatorie che ben conoscete, il croup, l'epiglottite che adesso non si vede praticamente più e quant'altro, all'esterno il subglottiche, post-intubazione. Una delle prime domande che io faccio quando vedo un bambino con rumore respiratorio: che cosa è successo in età neonatale? Se è nato bene, se è stato rianimato e se è stato intubato. Ci sono delle storie tristissime dietro questa cosa. E anche qui la disfunzione delle corde vocali. Allora, definire quello che è un rumore respiratorio nel bambino è davvero una delle ultime forme dell'arte della medicina, ma richiede questo un pensiero allargato, richiede quello di collaborare e interferire, avere un'interrelazione con il paziente per escludere delle possibili diagnosi, perché avere un focus ristretto ci fa perdere delle cose importanti, e purtroppo non solo questo. La storia clinica è essenziale, basta la storia clinica, non mi soffermo su quegli aspetti. Ma quando sono cominciati i sintomi? Molti dicono: il bambino fischia da quando è nato. No, ma fischia da quando è nato o ha cominciato a fischiare a 6 mesi, per dire? No, queste le mamme lo dicono. Definire la fase respiratoria, se ci sono fattori precipitanti, se ci sono altri sintomi associati, ed eventualmente anche come ha risposto alla terapia. Sembra una strana coincidenza, ma il 30 aprile del 1982 mettevo piede per la prima volta in questo ospedale. Sono esattamente 40 anni. Ospedale che poi in qualche modo ha condizionato la mia storia professionale. E allora questo vuole essere anche un omaggio deferente al mio maestro, che molti conoscono, il quale diceva: ma perché i bambini con ostruzione delle vie aeree muoiono? Muoiono perché c'è una incapacità nostra a capire l'importanza della storia clinica, in parte dell'esame obiettivo, ma soprattutto perché manca una comunicazione tra quelli che sono gli aspetti accademici, le linee guida, abbiamo detto prima, migliaia di pagine di parole scritte, le cose non cambiano, ma anche una mancanza di comunicazione tra chi sta seduto magari su un podio a parlare e quelli che stanno dall'altra parte. Io spero che questo appunto non accada. E l'ultima diapositiva è un commento finale a questa discussione, perché scrivevo che il corretto trattamento di una malattia dovrebbe essere preceduto, per quanto possibile, da una diagnosi corretta. Ma la medicina scientifica, cioè la medicina basata sull'evidenza, è molto dipendente da mettere le cose ognuno nelle buche dei piccioni, ognuno nel suo posto. Allora io vi diffido da questo atteggiamento così abbastanza acritico e di lasciare un po' di spazio al vostro intuito,
alla vostra capacità di articolarsi con il paziente, perché io davvero credo che il ragionamento sia quello che distingue un medico bravo da un medico superficiale e poco attento. E questo è un po' il significato di questa chiacchierata mattutina. Vi ringrazio. Grazie Fernanda per aver dato sostanza a un titolo così difficile e soprattutto grazie per questi ultimi 2 messaggi che ritengo fondamentali nella nostra attività professionale. Ti faccio i complimenti per la chiarezza, la completezza, la logica con cui poi ci hai portato a questa diapositiva finale, che secondo me è quella determinante. La mia domanda, da uno che appunto queste cose ne vede tante, è chiaro che il punto di partenza è capire questo rumore da dove viene, perché sennò non sappiamo cosa fare. Quindi capire perché fa rumore è determinante per il tipo di intervento. Siccome nelle cose che ci hai esposto è venuto fuori che alcuni di questi rumori possono nascondere qualcosa anche di pericoloso, ci puoi dare 2 o 3 elementi che nel valutare il bambino e il racconto dei genitori ci devono mettere particolarmente in allarme rispetto a evenienze pericolose? Ma io direi che nella mia esperienza e anche un po' vedendo, perché c'è tanto in letteratura, la cosa principale è davvero quello di distinguere il wheezing dallo stridore. Mi preoccupa molto di meno un wheezing che non uno stridore. Allora, il primo passaggio a mio parere è quello, accertarsi che davvero non sia un'ostruzione alta, perché nella stragrande maggioranza dei casi i danni e i problemi e anche cose più tristi derivano proprio da un'ostruzione alta. Adesso fortunatamente le stenosi subglottiche sono molto meno frequenti del passato, perché sono migliorate le tecniche di intubazione, no? Dei neonati, anche degli immaturi, eccetera. Però esistono. Ed esistono purtroppo, non soltanto neonatali, ma purtroppo, e faccio riferimento a questa brutta esperienza professionale, di cui sono stato in qualche modo partecipe, esistono anche post-intubazione di interventi a volte complessi, molto rari, ma esistono. E allora prestare attenzione, cioè un bambino, per esempio, che ha un rumore, non indagare se ha avuto un intervento, anche a distanza di mesi, ovviamente, con intubazione è un elemento, a mio parere, essenziale. Scusa, può essere importante valutare la durata dello stridore nel tempo? Che intendi nel tempo, diciamo? Se uno stridore è continuo e se lo stridore dura poco oppure dura Certo, sì, sì, ma certissimo, ma certo, voglio dire, possiamo avere anche uno stridore modesto, breve, in una banale malattia, no? Della trachea o della laringe appena accennato, ma se lo stridore è persistente e soprattutto se lo stridore non si presenta, perché l'inizio è sempre con un'aumentata ventilazione, con l'attività fisica, i genitori lo dicono, il bambino comincia a correre e ovviamente, no, aumenta per i motivi fisiologici che vi ho detto, quindi con l'attività fisica, ma se lo stridore comincia a essere anche a riposo o peggio ancora nel sonno, in cui la condizione il respiro è ovviamente diverso e più quieto, e allora veramente c'è da preoccuparsi. Bisogna fare ovviamente una distinzione, se è uno stridore vero o se è un russamento, basta fargli fare un recording, insomma. Fernando,
prima di tutto volevo ringraziarti per la lezione e penso di raccogliere il pensiero un po' di tutti per la bellissima lezione che ci hai concesso stamattina. E poi volevo farti una domanda, perché nell'elenco che hai mostrato di pazienti non parlavi, l'hai accennato ora, non parlavi del bambino late preterm, cioè di quel bambino nato 34-37esima settimana di gestazione, bambino che fondamentalmente sta bene, che però, ti dico questo perché sono i bambini che sto iniziando a vedere nel mio ambulatorio, che però poi in quest'ultima fase si stanno ammalando. Cioè non sono bambini con malacia, non hanno la malacia perché li stiamo studiando, alcuni di questi li stiamo studiando, in lockdown sono stati bene, appena soprattutto quelli con i fratellini più grandi, quindi da infezioni virali, si stanno ammalando e stanno arrivando in ambulatorio e dice: dottore, che dobbiamo fare? Ecco, ora è vero che questo qua non saranno bambini col wheezing o con la tendenza all'asma, non hanno una familiarità atopica, però da un punto di vista sia diagnostico che terapeutico sono veramente bambini difficili da seguire. Avresti un consiglio fraterno da darmi per come gestire questa classe di bambini? Grazie. Carlo, no, non ho esperienza, diciamo, diretta, quindi non posso darti dei consigli specifici. No, l'unica cosa mi sembra, da quanto tu dici, che forse l'unica cosa che ci può aiutare a vedere cosa accadrà nei prossimi anni, vedere un po' che tipo di evoluzione può avere. Per ora non mi sembra che si debbano avere dei comportamenti pratici diversi da quelli che utilizziamo in genere per la popolazione, per i bambini in generale. Enrico, auspicherei fosse l'ultimo perché... Grazie Fernando. Volontariamente non hai parlato delle prove di funzionalità respiratoria perché probabilmente sarebbe stata un'altra relazione, ma puoi darci sinteticamente un'idea di quando e quanto ci possono aiutare le prove di funzionalità respiratoria nel distinguere i grandi tipi di ostruzione? Ti ringrazio perché non è a caso che mi fai questa domanda, perché tu hai pubblicato una ventina di anni fa uno studio su Pediatric Pulmonology nell'86, quindi sono 35 anni fa. Come vedi la letteratura la conosco, in cui hai descritto, stavi a Verona insieme a Giorgio e a Diego, in cui hai descritto proprio 2 o 3 casi di bambini con malformazione vascolare che erano stati erroneamente scambiati per asma. È importante, è molto importante se noi vogliamo in qualche modo aggiungere qualcosa, perché la conformazione della curva flusso-volume ci dice tantissimo. Perché a seconda se noi abbiamo un'ostruzione delle vie intratoraciche o extratoraciche, noi abbiamo una mozzatura. Se ne parlava con Elio per un caso simile, l'altra volta mi ha telefonato: che dici Fernando? Sì, facciamo questo tipo di indagine, eccetera. A seconda se viene decapitata la parte espiratoria della curva dalla parte inspiratoria, quindi nei casi dubbi ovviamente una endoscopia delle vie aeree e eventualmente anche prove di funzionalità respiratoria. Scusa Fernando, dunque, ma dico, la tecnologia non ci potrebbe venire in aiuto per distinguere un fischio monofonico da uno polifonico? Ora abbiamo praticamente a disposizione con questi telefonini tutto. Io credo che già questo potrebbe aiutarci nella diagnosi. Assolutamente. No, grazie Elio. No, la Società Europea di Pneumologia, l'ERS, si è attivata, Giorgio lo saprà in questo, perché 4-5 anni fa il Kostas Priftis è il primo nome dell'articolo greco, hanno fatto proprio una task force
per definire quelle che sono le caratteristiche del suono con questi tipi di strumenti da parte proprio per classificarli in base a quelle che sono le frequenze respiratorie. Un articolo tra l'altro molto attento, molto curato, e quindi sicuramente la tecnologia in questo ha aiutato e aiuterà anche molto, quindi c'è in letteratura questo task force europea. Se posso, una cosa, riallacciandomi a quello che diceva Enrico, alla domanda che ha fatto Enrico, tu ci hai detto, grazie Fernando, di tutte le cose che ci hai insegnato stamattina, ci hai detto un'altra cosa, forse quasi senza neanche dirla, perché sennò ci voleva un'altra relazione anche lì, ma quando hai parlato dell'organo e delle note musicali, quello che diceva Enrico, e che poi tu ti sei riallacciato nella risposta dell'ostruzione settoriale, se schiaccio un tasto solo, ci ha insegnato, produco una nota sola. Quindi un wheezing monofonico, che ritorno sulla domanda anche di Franco, mi preoccupa molto di più di un wheezing polifonico, perché si attacca alla risposta che hai dato tu Enrico, quindi strutture anomale, tutto quello che ci va dietro, quindi grazie anche della nota musicale, perché questa è una cosa veramente importante che ci hai detto. Assolutamente, assolutamente. C'è anche da aggiungere una piccola cosa, poi, che nel wheezing monofonico un altro piccolo, come dire, trucco, insomma, attenzione, è che in genere se c'è un'ostruzione si sente molto meglio da quel lato che non nell'altro. Quello che si sente dall'altra parte è trasmesso, ma con un orecchio attento si riesce a vedere la differenza tra un'ostruzione fissa intratoracica, non so, un vasanomalo o un qualcosa da un lato rispetto all'altro. Piccole attenzioni che in qualche modo il pediatra può anche avere prima di indirizzarlo a un centro di riferimento. Grazie Fernando, passiamo oltre.